Non dare la colpa al destino. Avrai certamente sentito qualcuno dire «deve essere il destino» quando si parla del motivo per cui ha fallito in un'impresa o non ha preso l'iniziativa di fare un cambiamento importante nella sua vita. Questo tipo di pensiero è incredibilmente comune. Questo contenuto esplorerà l'attitudine di attribuire il fallimento e l'immobilità al destino e fornirà agli aspiranti imprenditori gli strumenti informativi necessari per prendere una direzione verso il proprio futuro e fare veramente quel che si desidera. L'idea che la propria vita sia predeterminata dal destino esiste da secoli. Tale concezione, profondamente radicata in molte culture, implica che i destini delle persone siano tracciati da forze cosmiche. Si tratta di una affascinante interazione tra leggenda e pensiero mistico che vede il fato come un corso predeterminato di eventi che sfuggono al controllo umano. Da un punto di vista prettamente scientifico, non esiste una visione che supporti l'idea di un destino predeterminato. Ad esempio, sappiamo dalla meccanica quantistica che esiste un'imprevedibilità intrinseca nel nostro universo, a causa del principio di incertezza di Heisenberg. Ciò significa che anche se tutto il resto del nostro mondo fosse conosciuto con certezza in un dato momento, i risultati possono ancora rimanere sconosciuti, poiché le probabilità cambiano continuamente. Questo principio suggerisce che la natura stessa del nostro universo è fondamentalmente casuale e incerta, contraddicendo l'idea di un destino predeterminato. In definitiva, è perfettamente umano chiedersi se la vera libertà risiede solo nel caso o se anche noi abbiamo il potere di plasmare il nostro futuro. Anche se molto spesso può anche essere un approccio comodo per non prendere decisioni e compiere le conseguenti azioni. Il successo economico non è una scelta obbligata. La volontà di avere successo in campo economico e imprenditoriale è un concetto la cui importanza risiede in gran parte nell'individuo. Ci sono numerosi fattori che spingono le persone a lottare per il successo, tra cui, ma non solo, l'ambizione, la fiducia in se stessi e l'accesso alle risorse. Tuttavia, ciò che alla fine guida le proprie ambizioni è una scelta profondamente personale. Dovrebbe essere guidata da un pensiero che viene da dentro. Sebbene la ricerca di questo tipo di successo possa condurci verso maggiori risultati e opportunità di tipo economico, è importante ricordare che un'intensa spinta al successo può andare a discapito del nostro benessere se non è adeguatamente sostenuta da una reale ambizione e volontà. Ecco perché in alcune occasioni, invece di assumerci la responsabilità delle nostre scelte, si tende a dare la colpa dei nostri fallimenti al destino o alla sfortuna, e questo può avere effetti disastrosi sulla nostra capacità di avere la necessaria perseveranza nell'affrontare le cose della vita. Questo tipo di successo dipende solo in parte dalla fortuna e richiede duro lavoro e dedizione. Gli aspiranti imprenditori che vogliono avere il controllo sul proprio futuro devono capire che l'unico modo per ottenerlo è quello di prendere delle decisioni a cui far seguire delle azioni. Non esistono scorciatoie o percorsi facili,
Devi creare attivamente il tuo successo fissando obiettivi, facendo piani, lavorando sodo e chiedendo aiuto a mentori o colleghi quando necessario. La verità sul destino, qualunque ne sia la natura, mistica o scientifica, è che pianificare tutti i possibili scenari conseguenti ad una decisione è una parte essenziale del successo in qualsiasi impresa. Questo concetto, spesso definito piano B, si basa sull'idea che è impossibile prevedere con precisione il futuro e avere successo senza prendere in considerazione tutti i potenziali risultati. Pianificare più esiti ci permette di prepararci con strategie diverse se le cose non dovessero andare secondo il nostro piano iniziale. Inoltre, ci aiuta a resistere nonostante le battute d'arresto e a progredire verso i nostri obiettivi. In questo modo ci assicuriamo di non affidarci ad una sola strategia quando altre potrebbero avere maggiori possibilità di successo. Ecco cos'è il destino per una mente imprenditoriale. Un'altra cosa importante da ricordare, chissà quante altre volte l'avrai sentito, è che il fallimento fa parte del processo che può portare ad un risultato positivo. Nessuno riesce ad avere successo senza subire delle battute d'arresto lungo il percorso. Fa parte dell'esperienza di apprendimento. Se fallisci in qualcosa, coglila come un'opportunità per imparare dai tuoi errori e riprovare con un piano migliore. Troppo spesso attribuiamo i fallimenti al destino invece di assumerci la responsabilità delle nostre azioni. Se invece consideriamo il fallimento come un'opportunità di crescita, allora diventa una prospettiva molto meno scoraggiante. Allora è molto semplice. Non lasciare che sia il destino a decidere del tuo futuro, ma la tua capacità di prevedere gli scenari futuri. Gli aspiranti imprenditori devono capire che il successo deriva dal duro lavoro e dalla dedizione, non dalla fortuna o dal destino. Hai il potere di decidere quello che vuoi veramente. Non dire più, era destino che andassi in questo modo. Non cadere più nella trappola di credere che il successo o il fallimento siano fuori dal tuo controllo. Ma come possiamo fare per raggiungere questo obiettivo? La risposta è semplice. Non accettare che sia un pensiero mistico come il destino a decidere il tuo futuro. Tutto inizia con la giusta mentalità. Se lo vuoi veramente, devi essere disposto a correre dei rischi, anche se ciò significa uscire dalla tua zona di comodità. Detto questo, ci sono cose che puoi fare per assicurarti il successo, come fissare obiettivi realistici e creare un piano che preveda tutti gli scenari possibili per raggiungerli. Inoltre, è importante rimanere concentrati su ciò che si vuole raggiungere e non farsi distrarre da ciò che gli altri possono pensare o dire. È utile anche trovare motivazione nelle persone di successo che hanno preso in mano il proprio destino. Ad esempio Steve Jobs. È una di queste persone che ha preso il controllo del proprio futuro fondando la Apple Computers dal suo garage con nient'altro che ambizione e determinazione. La sua storia, anche se essendo mortale purtroppo non è più con noi, ci ricorda che tutto è possibile se si ha la giusta mentalità
e ci si impegna a fondo. Allo stesso modo, Richard Branson è un altro esempio di persona che ha preso in mano la propria vita, creando numerose aziende di successo come la Virgin Airlines e la Virgin Atlantic Airlines. Questi due esempi ci dimostrano che prendere in mano la situazione non significa necessariamente correre grossi rischi. Spesso ci vogliono solo duro lavoro, dedizione e perseveranza. Infine, ecco alcuni strumenti pratici che puoi utilizzare per decidere il tuo futuro. Esercizi di visualizzazione. Si tratta di immaginarsi mentre si raggiungono i propri obiettivi. Ricercare i diversi percorsi disponibili per perseguire la carriera o lo stile di vita che si desidera. Networking. Creare relazioni significative con persone che condividono interessi simili. Mentori. Cercare mentori che possano fornire indicazioni sul processo decisionale. Pianificazione dell'azione. Creare un piano d'azione passo dopo passo che prenda in considerazione tutti gli scenari, piano A, piano B, per raggiungere i propri obiettivi. Sii intenzionale con il tuo tempo. Il tempo è una risorsa preziosa che non può essere recuperata una volta che ci è passata. Pertanto è importante utilizzare il nostro tempo in modi intenzionali e significativi che ci aiutino a proiettarci verso un futuro migliore. Fare una lista delle cose che devi o vuoi realizzare ogni giorno può aiutarti a ricordarti cosa devi fare e a evitare che la procrastinazione prenda il sopravvento. Inoltre, è fondamentale dare la priorità al riposo, al relax e alle attività di svago per non esaurirsi prima di aver raggiunto i nostri obiettivi. La vita è piena di sorprese svolte inaspettate, ma qualunque cosa accada lungo il cammino, ricorda che sei tu il protagonista della tua storia. Prendere il controllo del tuo futuro significa pianificare le attività in modo tale da tenere conto dei potenziali cambiamenti che l'imprevedibilità della condizione umana pone come visione realistica della nostra vita. Comunicare con chiarezza. Stabilire obiettivi e aspettative chiari. Obiettivi e aspettative chiare da parte dei manager sono fondamentali per definire il tono di un'organizzazione di successo. Avere obiettivi e aspettative chiaramente definiti permette ai collaboratori di comprendere cosa devono fare per soddisfare determinati standard e raggiungere i risultati desiderati. Questo può contribuire ad aumentare la motivazione, in quanto i collaboratori riconoscono il loro contributo individuale al raggiungimento degli obiettivi organizzativi generali. Le aspettative chiare aumentano anche l'efficienza in molti modi. Fornendo indicazioni chiare sul modo in cui i compiti devono essere portati a termine, i membri del team possono trovare più rapidamente delle soluzioni o sviluppare delle strategie risparmiando tempo. Delineando criteri misurabili per il successo all'inizio di un progetto o di un processo, i team possono valutare più facilmente i progressi nel corso della sua durata e identificare i potenziali rischi prima che sia troppo tardi. In altre parole, la definizione di obiettivi e aspettative chiare all'interno della gestione offre molteplici vantaggi che vanno dal miglioramento del morale dei membri del team all'aumento dell'efficienza dei progetti o dei processi. Per garantire la chiarezza, questi obiettivi e aspettative
devono avere determinate caratteristiche. Specificità. Gli obiettivi e le aspettative devono essere il più possibile specifici, in modo che tutti i partecipanti sappiano esattamente cosa ci si aspetta da loro. Ad esempio, invece di dire essere più produttivi, si potrebbe dire completare 3 compiti nel tempo stabilito. Praticabilità. L'obiettivo o l'aspettativa deve essere qualcosa che le persone possono mettere in pratica immediatamente, senza bisogno di pensarci troppo o di ulteriori spiegazioni. Rilevanza rispetto al compito da svolgere. L'obiettivo o l'aspettativa deve essere rilevante per la situazione e non un compito arbitrario assegnato per il solo gusto di farlo. Inoltre deve essere abbastanza aperto da permettere agli individui di applicare le proprie competenze in modi diversi, pur raggiungendo i risultati desiderati. Tempestività con tappe e scadenze incorporate. Un obiettivo ben definito deve includere date di scadenza, in modo che tutti i partecipanti sappiano quando devono completare ciò che è stato loro richiesto. Suddividere i progetti di grandi dimensioni in parti più piccole con tappe incrementali dà a tutti una migliore percezione dei progressi compiuti nel tempo e rende tutti responsabili del rispetto delle scadenze. Esistono diverse tecniche e strumenti per aiutare a definire chiaramente tali obiettivi e aspettative, tra cui, ma non solo, la creazione di obiettivi SMART, specifici, misurabili, raggiungibili, realistici e temporalmente definiti, l'utilizzo di goal maps, mappatura visiva dei passi necessari per raggiungere un obiettivo, schede Kanban, un tipo di scheda visiva utilizzata come strumento di gestione dei progetti, software di mappatura mentale, eccetera. Questi strumenti possono aiutare notevolmente a definire i risultati desiderati e a tenere traccia dei progressi compiuti lungo ogni passo verso tali risultati in modo più efficace. Quando si tratta di comunicare obiettivi e aspettative, ci sono diversi errori comuni da evitare. Innanzitutto, assicurati di avere obiettivi chiari e misurabili. Gli obiettivi devono essere realistici e allo stesso tempo sfidare i collaboratori a raggiungere il loro massimo potenziale. Stabilisci una tempistica per il raggiungimento dell'obiettivo e assicurati che siano disponibili i dati per monitorare i progressi rispetto all'obiettivo durante tutto il ciclo di vita. Un'altra difficoltà nel comunicare gli obiettivi in modo efficace è quella di non fornire un contesto o un dettaglio sufficiente al momento della loro definizione. È importante fornire ai collaboratori informazioni sufficienti sul motivo per cui un obiettivo è importante, qual è lo scopo che lo sottende, in modo che possano capire come il loro lavoro si inserisce nella tua missione più ampia. Inoltre, fornisci esempi tangibili di come i team possono raggiungere gli obiettivi finali, in modo che sappiano esattamente come si presenta il successo dall'inizio alla fine. Per concludere, non dimenticare la comunicazione al di fuori delle grandi riunioni di reparto o dei briefing di squadra. Renditi disponibile quotidianamente o settimanalmente, a seconda delle necessità, per domande relative a questi argomenti o a qualsiasi altra esigenza aziendale. In questo modo, tutti i membri del tuo team saranno informati e sulla stessa lunghezza d'onda durante tutto il processo di sviluppo del progetto, evitando fraintendimenti e ambiguità lungo il percorso. Budget aziendale. Vantaggi e svantaggi di un approccio flessibile e rigido. In questo contenuto vedremo l'importanza del budget aziendale, le differenze tra un approccio flessibile e rigido
e come questo strumento sia fondamentale per la pianificazione finanziaria di qualsiasi impresa, grande o piccola. Quando si parla di elaborazione del budget aziendale, ci sono due approcci principali che le aziende possono adottare: un budget flessibile o un budget rigido. Ogni approccio ha i suoi vantaggi e svantaggi, quindi è importante capire le differenze per prendere decisioni appropriate su quale sia il migliore per la tua azienda. Diciamo innanzitutto che la stesura del budget è essenziale per ogni azienda per rimanere redditizia nel tempo. L'elaborazione del budget serve a pianificare la gestione delle finanze di un'azienda per un periodo di tempo che di solito corrisponde all'anno fiscale. La struttura e il formato di un budget aziendale dipendono dalla dimensione e dal tipo di azienda. Per le grandi aziende il budget può essere molto dettagliato e complesso, mentre per le piccole imprese potrebbe essere più semplice e meno strutturato. Non è necessariamente un foglio di calcolo, ma piuttosto un documento scritto che può essere redatto in diversi formati. Tuttavia, i fogli di calcolo sono spesso utilizzati per creare e gestire il budget aziendale, in modo particolare dalle piccole imprese e start-up. In generale, comunque, possiamo dire che il budget aziendale deve essere un documento chiaro e dettagliato, che consenta a chi dirige di prendere decisioni efficaci sulla gestione finanziaria dell'azienda. In questo modo si crea un piano organizzato e una proiezione delle aspettative in base alle entrate e alle uscite, e nello stesso tempo si ottiene una chiara determinazione delle risorse disponibili. E tutto questo indipendentemente dalla dimensione dell'azienda. Ci sono almeno 4 motivi validi per cui il budget aziendale è importante. 1. Stabilire obiettivi misurabili. Il budgeting fornisce una struttura per la definizione degli obiettivi con le relative metriche di valutazione. Questo permette ai manager di monitorare i progressi compiuti verso obiettivi specifici assegnati a diversi dipartimenti o aree dell'organizzazione. 2. Valutare le prestazioni. I budget consentono inoltre ai manager di individuare la propria posizione rispetto ai colleghi, confrontando i risultati effettivi con quelli pianificati in determinati reparti o linee di prodotto. Questo li aiuta a determinare la forza dei loro risultati attuali, fornendo anche indicazioni sulle potenziali opportunità di miglioramento nei prossimi esercizi. 3. Prevedere il flusso di cassa. I budget aziendali consentono alle aziende di prevedere l'ammontare delle entrate derivanti dai pagamenti dei clienti, dagli investimenti e così via, in modo da poter pianificare di conseguenza le spese per gli stipendi e le spese in conto capitale come i progetti di espansione o l'acquisto di nuove tecnologie. 4. Migliorare il processo decisionale. Come già detto, con gli obiettivi di budget fissati fin dall'inizio di ogni anno finanziario, i manager sono più preparati quando arriva il momento di prendere decisioni importanti, come quella di investire più soldi in campagne di marketing o di assumere personale aggiuntivo. Sapere a che punto sei dal punto di vista finanziario ti permette di avere una maggiore chiarezza sulla direzione da prendere per il futuro della tua azienda, senza incorrere in sorprese inaspettate lungo il percorso. Dispiace che le piccole imprese e le start-up, in molti casi, non utilizzino questo strumento
fin dalle prime fasi di sviluppo. Tuttavia, il motto "si è grandi sin da piccoli" incoraggia proprio a considerare il budgeting come uno strumento pratico fin dall'inizio per creare le basi per una gestione finanziaria solida e pianificata per raggiungere il successo nel lungo termine. Quando un'impresa, anche piccola, presenta un budget dettagliato, di fatto aumenta la propria credibilità presso le banche o gli investitori, essendo il budgeting uno degli elementi che possono facilitare l'accesso al credito. Budgeting rigido o budgeting flessibile? Qual è la differenza? Sebbene esistano diversi approcci al budgeting, due dei più popolari sono il budgeting rigido e il budgeting flessibile. Ma qual è esattamente la differenza tra questi due approcci? Vediamo i vantaggi e gli svantaggi di ciascun approccio per aiutarti a decidere quale sia il migliore per la tua azienda. Budgeting rigido. Il budgeting rigido è un approccio al budgeting aziendale che prevede la fissazione di obiettivi finanziari specifici e vincolanti che devono essere rispettati a tutti i costi. In altre parole, si definiscono quelle cifre precise per le entrate e per le spese che devono essere rispettate durante il periodo di riferimento. Questo tipo di budgeting prevede che l'azienda debba seguire un piano rigido e non conceda molte flessibilità per eventuali cambiamenti imprevisti del mercato o delle condizioni economiche esterne. Tuttavia, questo approccio presenta anche alcuni svantaggi. Poiché si basa su importi predeterminati, non tiene conto dei cambiamenti inaspettati del mercato o di fattori economici esterni che potrebbero influenzare le entrate o le spese. Inoltre, dal momento che i budget rigidi non consentono molta flessibilità nella revisione dei piani, le aziende potrebbero trovarsi nell'impossibilità di reagire abbastanza rapidamente ai cambiamenti del mercato o alle esigenze dei clienti. Di conseguenza, funziona maggiormente per le aziende consolidate e con uno storico consolidato. Questo perché, avendo dati storici affidabili, è possibile prevedere con maggiore precisione le spese e le entrate future, permettendo ai manager di fissare obiettivi più precisi e realistici. Budget flessibile. Il budgeting flessibile adotta un approccio più adattativo, consentendo ai manager di rivedere il budget in base all'evolversi delle condizioni di partenza sull'economia o sulle tendenze del mercato. Questo approccio consente alle aziende di adeguare i propri piani di spesa in base alle necessità per sfruttare nuove opportunità o rispondere rapidamente a cambiamenti inaspettati. Inoltre può essere utilizzato come strumento per pianificare gli investimenti futuri, adeguando i livelli di spesa in base ai ritorni previsti da tali investimenti. L'aspetto negativo di questo approccio è che richiede un frequente monitoraggio e aggiornamento dei piani, che può richiedere più tempo e che può portare a problemi di responsabilità se non viene gestito correttamente. Tuttavia, l'approccio flessibile è particolarmente adatto per le piccole imprese e le start-up perché consente loro di adattarsi rapidamente ai cambiamenti del mercato o alle esigenze dei clienti. In questo approccio, invece di fissare importi specifici per spese e entrate, viene definito un range di valori che consente ai manager e aspiranti manager di prendere decisioni in base alle esigenze e alle opportunità del momento. Inoltre, l'approccio flessibile consente alle piccole imprese e alle start-up
di testare nuove idee e nuovi prodotti senza dover necessariamente aumentare il budget. In questo modo possono essere più agili e reattive alle sfide del mercato, sfruttando al massimo le risorse a loro disposizione. Il budget aziendale è uno strumento potente che ogni azienda, grande o piccola, dovrebbe utilizzare per avere una gestione finanziaria solida e pianificata. Non c'è bisogno di avere una grande struttura aziendale o uno storico consolidato per elaborare un budget efficace. Anzi, è proprio nei primi passi di sviluppo che le piccole imprese e le start-up possono trarre i maggiori benefici dal budgeting, pianificando e gestendo le proprie risorse in modo attento e mirato. Non lasciate che la percezione del budgeting come roba per grandi imprese vi impedisca di sfruttare questo strumento prezioso per il successo della vostra attività. Generare idee di business, il processo di brainstorming. La generazione di idee imprenditoriali inizia con l'identificazione delle opportunità di mercato. Come manager, il primo passo da fare per trovare una nicchia è valutare i tuoi punti di forza e i tuoi interessi. Considera le tue aree di competenza, le tue abilità e l'accesso alle risorse che potrebbero essere vantaggiose per il lancio di un'attività. Una volta che hai un'idea o un concetto del tipo di attività che vorresti intraprendere, fai una ricerca sui concorrenti, sui dati demografici dei clienti e sulle tendenze del settore nei paesi dove presumibilmente verrebbe lanciato il business. Tieni conto di tutti i vantaggi competitivi che potrebbero aiutarti a differenziarti dagli attuali operatori del settore. Inoltre valuta potenziali partnership o collaborazioni con aziende complementari che potrebbero condividere clienti o mercati di riferimento simili e che sono in grado di offrire servizi, prodotti aggiuntivi che possono integrare i tuoi. Il passo successivo consiste nel verificare se esiste un'effettiva necessità, desiderio per il tuo prodotto o servizio, conducendo dei sondaggi tra i clienti potenziali, in modo da poter misurare il loro livello di interesse e valutare le strategie di prezzo dei diversi concorrenti prima di prendere una decisione definitiva su come allocare al meglio le risorse in questa impresa. Se si scopre che non c'è abbastanza domanda per la tua particolare offerta di prodotti nel mercato, allora prendi in considerazione la possibilità di orientarti verso mercati alternativi o di creare versioni modificate di offerte già esistenti, se possibile, per colmare le lacune in quegli spazi in cui la concorrenza è stata finora carente. Infine, e forse la cosa più importante, assicurati che qualsiasi nuova attività sia finanziariamente sostenibile in termini di analisi costi-benefici, prima di investire troppo tempo ed energie per svilupparla ulteriormente, in modo da non rischiare di incorrere in spese inutili dovute a investimenti non andati a buon fine, che potrebbero rivelarsi molto costose in futuro se non si effettua un'adeguata valutazione dei rischi. Le tecniche di brainstorming più efficaci. Le tecniche di brainstorming possono essere preziose quando si tratta di generare i concetti iniziali e di restringerli in progetti realizzabili. Una tecnica efficace che puoi utilizzare è il mind mapping, che consiste nel creare una rappresentazione visiva delle tue idee e di tutti i pensieri correlati che ti vengono in mente. Inizia scrivendo il concetto o l'idea principale al centro di un foglio di carta o sul computer. Poi traccia delle linee in diverse direzioni che si collegano a questo pensiero centrale, permettendoti di creare altri rami di brainstorming con dettagli di supporto o argomenti associati. Un'altra opzione è quella di utilizzare la tecnica del diagramma di affinità, che consiste nel raggruppare idee simili su foglietti o cartoncini prima di suddividerle in categorie più ampie.
Questo aiuta a minimizzare la potenziale confusione creata da troppi pensieri non correlati che si affollano l'un l'altro durante le sessioni di brainstorming e fornisce una direzione utile per esplorare ulteriormente le possibili soluzioni. Un terzo approccio consiste nel registrare tutti i concetti ed idee imprenditoriali generati su dei post-it, in modo che ogni concetto possa essere appeso a una parete affinché tutti i presenti alla sessione di brainstorming possano vederlo e valutarlo sia da lontano che da vicino se necessario. Ciò consente anche di raggruppare facilmente le idee o di discuterne ulteriormente se necessario. Coinvolgere il team nel processo di generazione delle idee. È importante creare un ambiente di innovazione, collaborazione e risoluzione dei problemi quando si coinvolge il team nel processo di ideazione. Ecco alcuni suggerimenti per aiutarti a iniziare. Stabilisci le regole di base. Prima di iniziare la sessione di brainstorming è utile stabilire le aspettative in modo che tutti si sentano a proprio agio nel partecipare, senza timori o giudizi. Ad esempio, è necessario rispettare le idee altrui, mantenere la riservatezza delle discussioni o concedere a tutti un certo tempo per esprimere i propri pensieri. Dichiarare l'obiettivo. Sii diretto su cosa il tuo team dovrebbe concentrarsi durante questa sessione, per garantire che tutte le conversazioni rimangano produttive e pertinenti. Prendi in considerazione la possibilità di fornire materiale supplementare, come ad esempio i problemi che necessitano di soluzioni o le tendenze del settore in cui dovrebbero essere a conoscenza durante il brainstorming. Stimolare la creatività. Durante le sessioni di generazione di idee è importante attingere a più punti di vista provenienti dalle aree di competenza di ciascun membro, con prospettive diverse dalle tue. Per ottenere soluzioni più creative dai partecipanti è bene far completare loro dei quiz sulle ricerche di mercato, sulle preferenze dei clienti, eccetera, e incoraggiare le risposte jolly che possono portare a intuizioni inaspettate ma preziose. Consolida il feedback. Dopo aver concesso a tutti lo stesso tempo per contribuire, interroga i partecipanti su quali concetti hanno un potenziale o genera un dibattito su quelli con meno voti, se necessario, prima di decidere i passi successivi per la tua azienda, dopo aver stabilito con il consenso che una certa direzione sarà la migliore per tutti i partecipanti. Tenendo a mente questi suggerimenti, puoi incorporare metodi efficaci per coinvolgere il team in sessioni di ideazione che portino a concetti innovativi di nuovi prodotti-servizi. Strumenti e risorse per la generazione di idee di business. Per migliorare le tue sessioni di brainstorming sono disponibili numerosi strumenti e risorse che possono aiutarti a generare idee imprenditoriali. Software di brainstorming. Esistono molti strumenti software online che forniscono una piattaforma efficace per il brainstorming o la generazione di idee su diversi tipi di problemi. Gli strumenti di mappatura mentale come MindMaster consentono agli utenti di mappare visivamente i loro pensieri, collegando concetti e sottoargomenti correlati in un unico grafico o diagramma completo. Queste mappe visive aiutano molto a scomporre le idee in progetti o compiti tangibili che possono essere sviluppati in seguito. Siti web incentrati sul business, siti come Startup Italia, sono stati creati appositamente per consentire agli imprenditori di trovare nuove tendenze commerciali o di sviluppare da zero le proprie offerte di prodotti e servizi in vari settori verticali, e-commerce, sanità, intrattenimento, eccetera. Grazie a questi siti web, gli imprenditori possono accedere a notizie di settore e a suggerimenti e trucchi accessibili solo attraverso i forum specificati per ogni argomento, come ad esempio i consigli di marketing di altri utenti che hanno già raggiunto il successo in settori verticali simili prima ancora di lanciare la tua idea di business. Piattaforme e gare di presentazione di idee.
Esistono diverse opportunità per gli imprenditori che cercano finanziamenti e supporto per i loro progetti innovativi. Ad esempio, eventi come la Startup Initiative di Intesa San Paolo Innovation Center e il PNI Italia, Premio Nazionale per l'Innovazione, sono gare di presentazione di idee in cui gli imprenditori presentano le loro proposte di business a investitori e professionisti del settore. Oltre a questi esempi ci sono numerose altre iniziative simili organizzate a livello locale e nazionale che offrono a start-up e imprenditori l'opportunità di mettere in luce i loro progetti e ottenere finanziamenti e risorse per svilupparli ulteriormente. Per aumentare le possibilità di essere selezionati dai giudici durante questi eventi competitivi, sarebbe utile iscriversi a piattaforme di ideazione e supporto alle start-up che offrono agli imprenditori l'opportunità di ricevere feedback diretto sulle bozze e le idee di progetto presentate. Queste piattaforme possono anche aiutare a mettere in contatto gli imprenditori con potenziali investitori e mentori del settore. In sostanza, la tecnologia ha ampliato le opzioni quando si tratta di risolvere problemi difficili e generare nuovi concetti di impresa, rendendo le risorse più accessibili che mai. Sfruttare tutte queste opportunità non solo aumenterà la produttività, ma aiuterà anche a sviluppare prodotti e servizi che cambieranno il mondo, risparmiando tempo grazie a un uso più intelligente dei dati e dei modelli esistenti. I fondamenti di un sistema di valutazione delle prestazioni efficace. In questo contenuto esploriamo l'importanza di un efficace processo di valutazione del rendimento, analizzando gli elementi chiave nella progettazione del sistema, tra cui la cultura organizzativa, gli obiettivi delle valutazioni e le metodologie di valutazione per garantire il successo dell'organizzazione e il coinvolgimento dei collaboratori. Quando si tratta di gestire un'azienda di successo, avere un sistema di valutazione delle prestazioni efficace richiede attenzione. Serve a garantire che i collaboratori lavorino al massimo delle loro potenzialità e a mantenere tutti sulla stessa lunghezza d'onda in termini di obiettivi, aspettative e standard di eccellenza. Questo può fare un'enorme differenza nel morale generale dei collaboratori, nella soddisfazione sul lavoro e nella produttività. La rilevanza di un efficace processo di valutazione del rendimento. L'obiettivo principale di ogni buona strategia di gestione delle prestazioni dovrebbe essere il miglioramento continuo all'interno dell'organizzazione. Ciò significa fissare obiettivi a lungo termine e allo stesso tempo tenere conto delle esigenze immediate, come fornire feedback e indicazioni per migliorare i risultati. La motivazione dei collaboratori gioca un ruolo fondamentale. Avere obiettivi chiari dà loro qualcosa di concreto verso cui tendere e può aiutare a promuovere il coinvolgimento nella missione dell'azienda stessa. Obiettivi principali di un buon sistema di valutazione delle prestazioni. Uno scopo di un buon sistema di valutazione delle prestazioni dovrebbe essere duplice. In primo luogo, identificare i punti di forza e di debolezza dei collaboratori. In secondo luogo, sulla base di questi dati, creare piani di sviluppo personalizzati per ciascun individuo che contribuiscano a promuovere i progressi nel tempo fino al raggiungimento degli obiettivi prefissati. In questo modo si stabiliscono chiari parametri di riferimento per il successo, che aumentano la motivazione dei collaboratori e facilitano il monitoraggio dei progressi compiuti nel corso del loro percorso all'interno della tua organizzazione. Elementi chiave nella progettazione di un processo di valutazione delle prestazioni. Nella progettazione di un processo di valutazione delle prestazioni su misura per la tua specifica organizzazione è importante considerare diversi elementi chiave per garantire l'efficacia del sistema. Questi elementi
includono la cultura organizzativa, i risultati desiderati dalle valutazioni, la frequenza delle valutazioni e le metodologie di valutazione. Cultura organizzativa. La cultura aziendale influisce su come i collaboratori si adattano alla valutazione delle prestazioni. È fondamentale che il sistema rispecchi i valori e le norme dell'organizzazione. Tenere conto delle preferenze di comunicazione, come la formalità o l'informalità, aiuta a far sì che il processo sia ben accolto e incoraggi la collaborazione e l'apertura. Risultati desiderati dalle valutazioni. Prima di implementare un sistema di valutazione delle prestazioni, è fondamentale stabilire gli obiettivi specifici che si desidera raggiungere. Ad esempio, il sistema potrebbe essere progettato principalmente per identificare le aree di miglioramento o per riconoscere e premiare le prestazioni eccezionali. La chiarezza sugli obiettivi permette di creare un processo di valutazione che rispecchi le priorità dell'organizzazione e garantisca che le risorse siano impiegate in modo efficace. Frequenza delle valutazioni. La frequenza delle valutazioni è un altro aspetto che richiede la tua attenzione. A seconda delle esigenze dell'organizzazione e delle preferenze dei collaboratori, le valutazioni possono essere effettuate con cadenza giornaliera, settimanale, mensile, trimestrale o annuale. Valutazioni più frequenti possono fornire un feedback tempestivo e favorire l'adattamento rapido, mentre valutazioni meno frequenti possono essere meno invasive e permettere un'analisi più approfondita dei progressi nel tempo. È importante trovare un equilibrio che soddisfi le esigenze di tutte le parti coinvolte. Metodologie di valutazione. È essenziale selezionare metodi di valutazione appropriati per la tua organizzazione. Tra le opzioni ci sono le valutazioni a 360 gradi, che raccolgono feedback da superiori, colleghi e subordinati, valutazioni focalizzate sul raggiungimento di obiettivi specifici e valutazioni che analizzano le competenze, abilità e conoscenze dei collaboratori. La scelta del metodo più adatto dipenderà dagli obiettivi e dalla cultura della tua organizzazione, oltre che dalle risorse e dal tempo disponibili per gestire il processo. Coinvolgere i collaboratori nel processo. Infine, è fondamentale coinvolgere i collaboratori stessi nel processo di valutazione delle prestazioni. Ciò non dovrebbe limitarsi a rispondere in modo competitivo o difensivo durante le sessioni di valutazione, ma piuttosto a collaborare attivamente con il personale delle risorse umane nell'implementazione di pratiche migliori. In questo modo tutte le parti coinvolte possono trarre il massimo beneficio da una maggiore fiducia reciproca, consentendo così agli interessati di avere maggiore responsabilità e titolarità sul proprio lavoro. Questo porta a una maggiore autonomia nelle decisioni e nei risultati associati, che in ultima analisi contribuiscono a livelli più elevati di produttività ed efficienza generale in tutte le organizzazioni coinvolte. Abbiamo visto perché un sistema di valutazione delle prestazioni efficace è fondamentale per il successo di un'organizzazione. Tenendo in considerazione gli obiettivi principali, gli elementi chiave nella progettazione del processo e il coinvolgimento dei collaboratori, è possibile creare un ambiente di lavoro più produttivo e motivante per tutti. Questo, a sua volta, porterà a una maggiore soddisfazione sul lavoro, un miglioramento continuo e un'azienda più competitiva nel mercato. Introduzione agli stili di leadership. Un'analisi preliminare. La leadership è una competenza fondamentale per un manager
che determina il successo di ogni organizzazione. Per i manager, i leader e altri professionisti, acquisire una comprensione approfondita dei vari stili di leadership è fondamentale per realizzare il loro pieno potenziale. Gli stili di leadership descrivono gli approcci diversificati nella gestione di gruppi o individui per raggiungere gli obiettivi prefissati. Ogni stile ha le sue peculiarità, vantaggi e svantaggi, che si manifestano a seconda del contesto. Analizzando una varietà di stili di leadership si può acquisire un'idea intuitiva di ciò che funziona meglio in ogni specifica situazione, permettendo di migliorare l'efficacia come leader o manager. Esistono 5 stili di leadership prevalenti: autocratico, persuasivo, affiliativo, non interventista e transazionale trasformazionale. Autocratico. Questo stile implica che le direttive vengano imposte dall'alto, con scarsa considerazione per il feedback o la collaborazione dei membri del team. Il vantaggio è l'ottenimento di risultati rapidi, quando usato con saggezza da un manager esperto. Lo svantaggio è l'insoddisfazione dei membri del team, che potrebbero sentirsi privati della loro autonomia. Persuasivo. Questo stile enfatizza la motivazione del team attraverso messaggi ispiratori invece di ordini diretti. Favorisce l'accordo tra i partecipanti sulle decisioni e stimola la creatività dei membri del team. Tuttavia, il rischio è che possa essere percepito come troppo verboso o paternalistico. Affiliativo. Questo stile promuove l'autonomia dei membri del team, fornendo al contempo orientamento. Il processo decisionale è condiviso, offrendo a tutti i membri del team ampie opportunità di crescita personale. Il rischio, tuttavia, è che senza una leadership forte, il team può diventare senza direzione. Non interventista. Questo stile comporta una supervisione minima, concedendo ai membri del team la libertà di perseguire i loro interessi. Questo stile può favorire la crescita, ma se non gestito correttamente potrebbe portare a distrazioni e mancanza di focus. Transazionale trasformazionale. L'aspetto transazionale implica l'uso di ricompense come incentivi salariali e promozioni basate sulle prestazioni per motivare il personale a ottenere risultati tangibili. L'aspetto trasformazionale incorpora tecniche motivazionali con l'obiettivo di cambiare la cultura aziendale, mettendo l'accento sulla soddisfazione generale dei collaboratori piuttosto che sulle sole metriche di rendimento finanziario. Con la conoscenza di questi stili di leadership sarai meglio preparato a scegliere l'approccio più adatto a ogni situazione. Questo ti permetterà di prendere decisioni più ponderate che porteranno a risultati positivi sia a breve che a lungo termine. Rifletti su quale stile di leadership si allinea maggiormente con la tua visione e a considerare come potresti incorporare elementi di questi stili nel tuo approccio alla leadership. Ricorda, non esiste uno stile di leadership migliore o peggiore. La vera abilità risiede nella capacità di adattarsi e selezionare lo stile più appropriato in base al contesto specifico e alle necessità del tuo team. Introduzione alla gestione del cambiamento. In questo contenuto esploriamo la gestione del cambiamento, delineando strategie chiave e affrontando le sfide comuni per le imprese moderne. La gestione del cambiamento è un metodo strutturato che consente di gestire il passaggio da uno stato attuale a uno stato desiderato. È l'arte e la scienza
di bilanciare l'innovazione con il rispetto per le strutture esistenti, di combinare il nuovo con il noto. Non è solo un concetto astratto, ma un insieme di pratiche concrete che possono essere utilizzate per guidare le persone e le organizzazioni attraverso periodi di transizione. Questo approccio è al centro della trasformazione aziendale, guidando l'evoluzione delle imprese in risposta alle mutevoli circostanze del mercato e del contesto operativo. Nell'era della digitalizzazione, la volatilità economica e la crescente competitività del mercato, la gestione del cambiamento è diventata cruciale per la sopravvivenza e il successo delle imprese moderne. Le organizzazioni devono essere capaci di adattarsi rapidamente e in modo efficiente a nuovi modelli di business, tecnologie, leggi e normative, nonché alle aspettative mutevoli dei clienti. Una gestione del cambiamento efficace può aiutare a ridurre la resistenza al cambiamento, minimizzare la distruzione dell'operatività quotidiana e promuovere l'adattabilità e la resilienza organizzativa. Elementi chiave per identificare le opportunità di cambiamento. Identificare le opportunità di cambiamento richiede un'osservazione attenta del contesto interno ed esterno dell'organizzazione. Ecco alcuni elementi chiave da considerare. Analisi del mercato e della concorrenza. Monitorare le tendenze del mercato, la concorrenza, i cambiamenti nelle preferenze dei clienti e le nuove tecnologie può rivelare opportunità per migliorare o innovare. Risultati aziendali. Un'attenta analisi dei KPI, Key Performance Indicator, e delle metriche di successo può mostrare aree in cui l'azienda potrebbe migliorare. Feedback dei dipendenti e dei clienti. I dipendenti che sono a diretto contatto con i prodotti, i servizi o i clienti dell'azienda possono avere idee preziose per il cambiamento. Allo stesso modo, il feedback dei clienti può rivelare insoddisfazioni o desideri non soddisfatti. Analisi SWOT. Una valutazione delle forze, delle debolezze, delle opportunità e delle minacce dell'organizzazione può aiutare a identificare le aree che richiedono cambiamenti. Sfide comuni associate alla gestione del cambiamento. La gestione del cambiamento può presentare diverse sfide, tra cui resistenza al cambiamento. Le persone possono essere naturalmente resistenti al cambiamento, specialmente se percepiscono che il cambiamento potrebbe avere un impatto negativo su di loro. Questa resistenza può manifestarsi in vari modi, tra cui il rifiuto di adottare nuove procedure o tecnologie, la diminuzione della produttività o l'aumento del turnover del personale. Comunicazione inefficace. La comunicazione è un elemento chiave della gestione del cambiamento. Se le informazioni sul cambiamento non sono comunicate in modo chiaro e tempestivo, ciò può creare confusione, paura o resistenza. Mancanza di coinvolgimento della leadership. Il coinvolgimento della leadership è cruciale per promuovere il cambiamento. Se i leader non sono impegnati o non supportano il cambiamento, sarà difficile per i dipendenti accettarlo. Risorse insufficienti. Il cambiamento può richiedere risorse significative, tra cui tempo, denaro, personale e supporto tecnologico. La mancanza di queste risorse può ostacolare l'implementazione del cambiamento. Gestione delle aspettative. È importante gestire le aspettative su ciò che il cambiamento può e non può realizzare. Le aspettative irrealistiche possono portare a delusioni e resistenze. Ricordare queste sfide può aiutare a pianificare e implementare in modo più efficace la gestione del cambiamento, riducendo le possibilità di problemi o resistenze lungo il cammino. La gestione dei conflitti nel processo decisionale. In questo contenuto mettiamo in evidenza il ruolo del leader nella gestione dei conflitti nel processo decisionale aziendale e gli strumenti a sua disposizione. Nel contesto aziendale,
La necessità di gestire i conflitti, spesso derivanti da divergenze di vedute, è una realtà ineludibile durante il processo decisionale. La figura del leader assume un ruolo centrale in queste dinamiche, poiché le decisioni che prende non solo influenzano la risoluzione delle dispute, ma delineano anche la traiettoria dell'intera organizzazione. Gestire in modo inadeguato tali decisioni può causare destabilizzazioni, distogliendo l'attenzione dagli obiettivi strategici dell'impresa. Nonostante la complessità che possono avere queste situazioni, un leader capace deve essere equipaggiato con competenze specifiche che gli consentono di gestire e risolvere tali dinamiche, garantendo un percorso stabile e sicuro per l'organizzazione. Identificazione e interazione dei soggetti coinvolti nel conflitto. In ogni organizzazione, sia essa una start-up o un'entità consolidata, è fondamentale identificare e comprendere l'interazione con i vari soggetti coinvolti che potrebbero generare conflitti. Internamente, abbiamo collaboratori, manager e team, ognuno con i propri ruoli, responsabilità, aspettative e obiettivi. La diversità di queste visioni può talvolta creare tensioni e contrasti. Analogamente, all'esterno dell'organizzazione, si instaurano numerose relazioni con una varietà di stakeholder, che includono fornitori, investitori e clienti. Ognuno di questi gruppi ha aspettative e obiettivi specifici che, se non perfettamente allineati con quelli dell'azienda, possono innescare potenziali conflitti. Riconoscere la presenza e l'importanza di questi stakeholder è il primo passo per gestire efficacemente queste dinamiche. Comprendere le cause dei conflitti una volta identificati i soggetti coinvolti, il passo successivo nel processo di prevenzione e gestione dei conflitti è quello di comprendere le possibili origini che possono dar vita a tali tensioni. Queste cause possono essere molteplici e spesso interconnesse. Un elemento comune è la scarsità di risorse. Quando queste sono limitate, la competizione per il loro accesso può facilmente innescare tensioni tra gruppi o individui che ne hanno bisogno. Un'altra causa frequente di conflitto è la mancanza di chiarezza nelle informazioni. Se i dati o le informazioni non sono chiari, o non vengono comunicati in modo opportuno, possono nascere incomprensioni che alimentano potenziali attriti. Infine, gli obiettivi contrapposti tra i soggetti coinvolti possono generare tensioni. Un esempio di questo può essere un dissidio tra il team di vendita e quello di produzione. Il primo potrebbe aspirare a offrire un prodotto di alta gamma, con funzionalità avanzate e componenti costosi per attirare una clientela più esigente e massimizzare le vendite. Il team di produzione, d'altro canto, potrebbe essere preoccupato per i costi elevati associati alla produzione di un tale prodotto, mirando a mantenere i costi di produzione entro limiti gestibili. Questa contrapposizione di obiettivi può innescare tensioni all'interno dell'organizzazione. In un contesto più ampio, un conflitto potrebbe nascere tra l'obiettivo dell'organizzazione di espandere rapidamente il proprio mercato e la necessità di rispettare i requisiti normativi o di sostenibilità ambientale. La comprensione di queste dinamiche rappresenta la base per una gestione dei conflitti efficace e attenta. Competenze del leader per la gestione dei conflitti. Nel contesto della gestione dei conflitti, il vero obiettivo del leader è persuadere e costruire consenso. La persuasione, in questo senso, non è solo una competenza, ma la madre di tutte le competenze, la forza motrice dietro ogni azione del leader. Per persuadere efficacemente, un leader deve padroneggiare l'arte della comunicazione. Deve essere in grado di trasmettere le decisioni in modo che tutti comprendano la logica dietro di esse, riducendo così il rischio di malintesi. Questa capacità di comunicazione aperta e chiara può prevenire molti conflitti prima che si verifichino. Un leader persuasivo deve anche avere intelligenza empatica. Deve capire e rispettare le prospettive e le emozioni dei soggetti coinvolti, riconoscere e validare i loro sentimenti, e lavorare per garantire che si sentano ascoltati e valorizzati. Quando i conflitti si verificano, la persuasione richiede l'uso delle competenze di mediazione e negoziazione. Il leader deve essere capace di mediare tra le parti in conflitto, cercando una soluzione che non debba per forza accontentare tutti, ma che nel contempo crei la convergenza di tutti i soggetti interessati verso una soluzione accettabile. La costruzione del consenso è l'obiettivo finale di questo tipo di attività di persuasione. Un leader deve essere in grado di facilitare un accordo comune, rispettando le diverse prospettive. Un modo in cui un leader può farlo è attraverso la disponibilità a fare rinunce personali per arrivare a una decisione accettabile per tutti. Questo gesto, che non necessariamente vuole essere un atto di debolezza o di servizio,
può invece diventare uno strumento di manifestazione della dedizione sincera e del senso di responsabilità nei confronti dell'azienda e del suo successo. In sintesi, viene dimostrata la comprensione da parte del leader dei conflitti che possono emergere e la sua disposizione ad avvicinarsi ai soggetti coinvolti. In questo modo, non solo mostra di avere a cuore il bene comune, identificato con il bene dell'azienda, ma rafforza anche l'effetto della sua persuasione, mostrando la sua comprensione delle sfide che le decisioni possono comportare e rendendo la decisione più accettabile per tutti. Una differente situazione può presentarsi quando un leader, pur comprendendo a fondo la natura dei conflitti che una decisione proposta potrebbe creare, inclusi i possibili disagi come perdite economiche o cambiamenti nelle abitudini, è in grado di dimostrare che non prendere tale decisione potrebbe portare a conseguenze ben più gravi, come ad esempio la perdita di una posizione di mercato. In questo scenario, il leader può fare leva sulla necessità che venga perseguita la visione strategica dell'organizzazione, per persuadere i soggetti coinvolti dell'importanza della decisione per la continuità a lungo termine. Infine, la persuasione deve sempre essere esercitata con etica e integrità. Il leader deve assicurarsi che le decisioni siano prese nel migliore interesse di tutti i soggetti coinvolti. Questo aiuta a costruire la fiducia, che è un segnale fondamentale di riconoscimento nella leadership, di un'indiscussa capacità nel gestire efficacemente i conflitti nel processo decisionale. Gli strumenti per la gestione dei conflitti in un mondo sempre più digitalizzato e interconnesso, i leader hanno a disposizione una varietà di strumenti che possono facilitare la gestione dei conflitti durante il processo decisionale. Le videoconferenze, ad esempio, offrono un mezzo immediato e interattivo per affrontare le controversie in tempo reale, permettendo a tutte le parti coinvolte di esprimere le loro vedute e preoccupazioni. Le piattaforme di collaborazione digitale, invece, offrono spazi virtuali in cui i membri del team possono condividere idee, risolvere problemi e lavorare insieme verso obiettivi comuni, riducendo la possibilità di malintesi e tensioni. Inoltre, la formazione continua può giocare un ruolo fondamentale nello sviluppo delle competenze necessarie per gestire efficacemente i conflitti. Questo può includere la formazione sulla comunicazione efficace, sulle tecniche di negoziazione, sull'empatia e sulla comprensione delle dinamiche interpersonali. Con le giuste competenze e strumenti, un leader è meglio equipaggiato per gestire i conflitti e guidare la sua organizzazione. Applicabilità a diverse dimensioni aziendali. La gestione dei conflitti è una competenza universale richiesta a tutte le organizzazioni, indipendentemente dalla loro dimensione. Tuttavia, le modalità e le sfide possono variare a seconda se si tratta di una piccola impresa o di una grande organizzazione. Nelle start-up e nelle piccole imprese, le relazioni interpersonali sono spesso più intense a causa della vicinanza fisica e dell'interazione continua tra i membri del team. Questo può portare a conflitti dovuti a incomprensioni, frustrazioni o rivalità personali. In questo contesto, un leader deve essere in grado di intervenire prontamente, mediare tra le parti in conflitto e garantire una comunicazione chiara e aperta. Le grandi organizzazioni, d'altro canto, possono affrontare conflitti più complessi dovuti a linee gerarchiche distinte, obiettivi divergenti tra i diversi settori o incomprensioni scaturite da una comunicazione inefficace a livello interno. In queste situazioni, le competenze di negoziazione del leader e la sua capacità di vedere la situazione da diverse prospettive hanno estrema rilevanza. Inoltre, l'etica e l'integrità del leader sono fondamentali in entrambi i contesti. Il leader deve essere visto come una figura equa e imparziale, che prende decisioni, come abbiamo già considerato, considerando l'interesse dell'intera organizzazione.